Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi propongo una lavorazione granny a forma di stella che può essere secondo me utile in due situazioni. Innanzitutto potrebbe essere la base di una bella copertina doodoo per i neonati, oppure perché la base di partenza per un plaid. Appunto diciamo lavorazione stella perché come potete vedere ha una lavorazione che aumentando si crea poi quasi la forma di una stella. Abbiamo 8 punte, 2, 4, 6, 8, quindi diciamo che andremo a realizzare durante la lavorazione 8, 8 punte, quindi dobbiamo creare le condizioni per cui questo avvenga. Adesso partiamo piano piano, io vi faccio vedere l'inizio, poi man mano vi spiegherò come appunto realizzare una sorta di diminuzione nei vari giri per poter appunto dare questa inclinazione alla lavorazione, questa diminuzione centrale in modo da creare le punte. Vi chiedo innanzitutto scusa perché in questo momento ho problemi alla gola, quindi non sarà diciamo delle voci più belle che possiate sentire. Come partiamo? Partiamo semplicemente dalla realizzazione dei nostri 4 gruppetti di 3 maglie alte per poter appunto avviare il lavoro. Allora, l'avvio può essere fatto in 2 modi. Mi sposto un attimo, lo mettiamo magari qui, che ci può sempre tornare utile come momento di, diciamo, di momento riassuntivo del lavoro. Stavo dicendo, per la partenza noi possiamo fare in 2 modi, o anello magico, oppure andiamo a montare 4 catenelle e lavoriamo tutto nella prima maglia, nella prima catenella disponibile. Proviamo a fare questo. Io sto utilizzando un acrilico e quindi diciamo la lavorazione è molto più spessa, però utilizzando del cotone diventa più facile. Cosa faccio? Io non voglio magari né anelli magici né catenelle iniziali, faccio 4 catenelle, metto il filo sull'uncinetto, rientro nel primo foro, quindi nella prima catenella, e vado a realizzare il primo gruppo di 3 maglie alte, di cui la prima è costituita dalle prime 3 catenelle, faccio la seconda e poi la terza, ok? Poi distanzio. Allora io metterò, l'unica cosa che vi dico, metterò i filati colorati un po' casuali, cioè non, poi voi se volete dare una una diciamo successione cromatica particolare, fate pure. Allora distanzio i miei gruppetti con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nella catenella di base, vado a realizzare altre 3 maglie alte, 2, 3, ricordiamoci che devono essere 4 gruppi, 1, 2 e 3, di nuovo un altro gruppo. Io ho pensato di proporvi in questo momento questo tipo di lavorazione perché a me viene in mente, per esempio, la realizzazione di un bel plaid con tutti i filati avanzati dell'inverno per i picnic primaverili. Secondo me sarebbe proprio carino farne uno grande, appunto, da utilizzare per le scampagnate o semplicemente per andare al parco e stenderlo a terra per prendersi un po' di sole. Quindi diciamo che è un progetto anche che può essere utile per riciclare
i nostri lavori. Allora, una volta arrivata a questo punto, io ho i miei 4 spicchietti. Se voglio fare una lavorazione, diciamo, giusta, cioè nel senso che se io avessi intenzione di ripartire dal centro di un angolino, ma anche per rendere, diciamo, l'angolo più giusto, cioè più spigoloso l'angolo di chiusura, invece di fare le 3 catenelle e agganciarmi, faccio una catenella, metto il filo sull'uncinetto, mi aggancio alla terza delle le prime 3 catenelle lavorate qui sopra, tiro il filo e vado a chiudermi con una mezza maglia alta. In questo modo cosa succede? Che io sono riuscita a realizzare il quarto spigolo come gli altri, perché facendo le 3 catenelle e collegandomi alla terza maglia alta, diciamo che un pochino la lavorazione si inclina, diciamo si incurvano le 3 catenelle e quindi non avrò un aspetto preciso come le altre. Adesso cosa facciamo? Scegliamo un altro colore. Io qui a portata di mano ho del verde e andiamo a iniziare a lavorare il secondo giro. Il secondo giro, come potete vedere in questa lavorazione principale, è costituito da per ogni spazietto del primo giro, da gli angoli costituiti da 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. La suddivisione tra un punto, tra un angolo e l'altro è costituita da una catenella. Ok? Andiamo avanti così perché diciamo che nei primi giri ci saranno soprattutto degli aumenti, ok? Allora mi aggancio con il filato sempre in un angolo, io lo fermo così, 3 catenelle per la prima maglia alta, 2 che terminano il primo angolino, 3 catenelle, 1 2 3, rifaccio la stessa cosa, altre 3 maglie alte, questo è il primo spigolo, 2 e 3, poi metto una catenella di suddivisione, vado nell'altro angolo, ripeto 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e questa è la successione del secondo giro del mio piccolo plaid, copertina Dudu, quello che volete farne. A me anche un cuscino, perché no? Potreste per esempio realizzare due stelle, io le chiamo così, e poi sicuramente servirà una fodera in tessuto interna, e perché comunque volendo o nolendo, anche se utilizziamo il cotone, il granny presenta dei fori, quindi non è necessario comunque foderare all'interno per poter poi avere diciamo una fodera da cuscino eh, bella ricoprente. Sono qui, siamo quasi arrivati, e così vi faccio vedere come chiudo. Ecco qua, 3 2 3, 1 2 e 3. In questo caso, avendo già l'angolo bello e composto, faccio semplicemente la mia catenella, vado nella terza delle prime 3 catenelle del giro precedente, maglia bassissima, taglio il filo, vado a prendermi un altro colore. Ve l'ho detto, io non sto seguendo una successione cromatica ben precisa, semplicemente sto utilizzando degli avanzi di filato di lavorazioni precedenti, e questo è il bello del lavoro, cioè io con i miei avanzi posso fare di tutto, cioè a me piacciono anche quelle lavorazioni che crescono con il tempo, nel senso che se io
della lana di avanzo posso far crescere piano piano il mio lavoro, cioè io son partita da questo, ma ciò non toglie la mia copertina è piccolina, però con il tempo mi piacerebbe vederla crescere, magari impiegherò anche qualche mese, però pian piano quando ho voglia mi metto a fare un giretto intorno a questa. È diciamo quasi, a me queste cose piacciono, non so se a voi è la stessa cosa. Allora, partiamo con il terzo giro, vedete che qui è costituito nuovamente solo di aumenti. Quindi, facciamo gli spigolini, chiamiamoli così, sia al centro degli angoli del giro precedente, sia però tra un angolo e l'altro, okay? Allora, vado qui, adesso ho scelto un rosa e avvio con voi, poi ci vediamo a fine giro. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 maglie alte, 3 catenelle, 2, 3, 3 maglie alte, va bene? Poi fatto questo vado nel centro del lato e faccio la stessa cosa, vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, ok? Allora i primi giri sono costituiti proprio diciamo dall'impostazione di questa moltitudine, diciamo così, di angoli, quindi riprendo il filo e vado anche nell'altro angolo e si continua così per tutto il giro, quindi io vado a crearmi semplicemente degli spigoli, ancora spigoli, angoli, come li vogliamo definire, ok? Sarà costituito in questo modo sia il terzo giro che il quarto, cioè noi in questo momento stiamo realizzando soltanto angolazioni, va bene? Allora, adesso continuo così tra diciamo un angolino e l'altro, non vado a mettere nessuna catenella, ma lavoro di seguito. Ci vediamo dopo per la fine del giro. Una volta terminato il mio giro vado a chiudermi con una maglia bassissima sulla terza delle prime catenelle dell'angolino iniziale e taglio. Adesso cambiamo colore e procediamo allo stesso modo, però questa volta vedete qui nel mio progetto iniziale io ho utilizzato il rosa per fare il quarto giro. Come potete vedere adesso cosa succede? Che gli spigolini vengono realizzati soltanto diciamo nell'archetto di 3 catenelle che ho qui, invece è libero il punto di unione degli spigolini, ok? Tra un angolino, uno spigolino e l'altro andremo a montare qui una catenella che ci servirà poi da aggancio, ok? Partiamo insieme, io scelgo un altro colore, va bene, prendiamo questo qui e ripartiamo con la nostra lavorazione. Quindi come abbiamo detto questo angolino lo iniziamo a lasciare libero e costruiamo solo gli spigolini, va bene? Allora 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi devo andare a montare altre 2 maglie alte e 3 catenelle, 2, 3 di separazione, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione perché non vogliamo che il nostro lavoro tiri, scusate, rifaccio, faccio una catenella,
spazio libero, vado nell'altro spigolo e vado a costruirmi di nuovo 3 maglie alte, così, poi 3 catenelle, 2 e 3, e poi 3 maglie alte in questo modo, 1, 2 e 3, e faccio così per tutto il giro, cioè salto questa, vado negli angoli che ho realizzato e vado a costruirmi queste triplette separate dalle 3 catenelle, va bene? Ci vediamo alla fine del giro. Ok, scusatemi, una volta terminato questo giro ormai abbiamo i 4 angoli, prima li avevamo già ottenuti, infatti basta contarli, essendo 8 sono a posto. Adesso, avendo dato lo spazietto qui di una catenella, possiamo iniziare a introdurre che cosa? La lavorazione granny classica, quindi il gruppetto di 3 catenelle, va bene? Adesso vi faccio vedere questo giro e quello successivo, e poi tranquillamente potrete andare da soli avanti e vi dirò come. Allora, riparto di nuovo. Io ho ripreso il rosa, avevo la portata di mano il rosa, ma poco importa, perché è giusto, perché sto utilizzando, vorrei alternare un po' di fili colorati, ma ciò non toglie che possa essere fatta anche a tinta unita a questo punto. Allora, un attimo, mi aggancio. Ok, sto ripartendo con 3 catenelle, inglobo anche il filo di inizio in modo da non sbagliare, 3 catenelle, poi 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 2, 3 e poi 3 maglie alte, ok? 1, 2 e 3. Adesso inizio a lavorare anche negli spazi che si sono formati dove c'è la catenella, quindi nel momento in cui sono con, scusate, ho dimenticato di mettere la catenella di separazione, faccio il mio angolo, catenella, negli spazi sottostanti vado a montare 3 maglie alte, 2 e 3, poi aggiungo una catenella e vado nell'altro angolo, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi questo è quanto per questo giro, ok? Quindi devo solo ricordarmi di aggiungere che tra un angolo e l'altro questa volta devo inserire il mio gruppo di 3 maglie alte per dare la lavorazione in motivo granny al tutto. Eccolo qua, questo è il primo lato, vado così a terminarlo e ci vediamo alla fine. A tra poco. Se si spegne, non ha voglia di spegnersi, possiamo lavorare insieme a questo punto, e vi spiego anche un pochino cosa succederà poi nel secondo giro, nel giro successivo. Nel giro successivo, visto che il mio telefono, perché sto registrando con il mio cellulare, cosa succederà nei giri successivi? Nei giri successivi andremo a lavorare poi su questi due, diciamo, spazi creati, però con gruppetti di 3 maglie, ma non lasciamo nessuna catenella, in modo che vengano ravvicinate e quindi si tenderà a inclinare il lavoro in mezzo, in modo appunto da avere quella piegolina, in quell'angolazione, chiamiamola così, che poi ci permetterà di creare la nostra stella.
Allora, secondo me questa è una lavorazione molto carina, sia come abbiamo detto, qualcosa ve l'ho suggerita, sia per realizzare le piccole copertine per i neonati, le copertine Dudu, quelle con il pupazzetto, perché una volta avuta la base, questa è semplicemente la base, quello che vi resta di fare è realizzare la testolina di uno dei personaggi preferiti del piccolo e quindi inserirla nel punto centrale. Se no si può utilizzare questa lavorazione per creare dei piccoli plaid, delle piccole copertine, cuscini, anche secondo me esteticamente sono molto graziosi, danno quel tocco vintage che non guasta, che va tanto di moda negli ultimi periodi, o perché no, anche realizzare ad esempio un bel copritavolo. Immaginate un copritavolo in cotone per un tavolo, che ne so, proprio di quei tavoli soprattutto da esterno estivi, cioè più che esterni, magari quelli che mettiamo sulla veranda, avere l'angolino carino per, non lo so, per godersi un pochino il sole estivo sulle nostre verande, proprio da esterno, no, si bagnerebbe. Comunque, secondo me, la possibilità di utilizzare questa copertina in diversi modi ci sono, le idee sono tante e poi sta ad ognuno di noi scegliere come utilizzarla. Allora, 2, 3, siamo quasi all'angolo finale, poi vi faccio vedere come si lavora soltanto l'angolo, perché poi dobbiamo dare dei suggerimenti sulle ripetizioni dei giri, tanto i giri sono tutti uguali, cambia soltanto il modo di creare gli angolini, diciamo quelle inclinature, le angolazioni tra un giro e l'altro per poter appunto creare le punte della nostra stella. Allora, siamo quasi alla fine, 1, 2, 3, faccio anche questo, poi magari riprendo di nuovo questo petrolio, color petrolio, perché ce l'ho a portata di mano e vi faccio vedere come andiamo a realizzare il giro in cui appunto non c'è l'angolazione, c'è quello, ciò che crea l'angolino di lavora l'angolino della stella. Vi dico, sto malissimo con la gola perché dopo il Covid adesso sto diciamo sono in convalescenza per l'influenza, una cosa tremenda. E quindi la mia voce falla in questi giorni. Non so se a voi è capitata la stessa cosa, però il Covid a livello di sistema immunitario è stato devastante. Infatti il primo raffreddore l'ho preso con la febbre, mal di gola e quant'altro, con tutti i crismi come il Natale quest'anno. Allora, chiudiamo la nostra lavorazione, vediamo un po' di agganciare bene e siamo arrivati. Adesso vi faccio vedere come si creano le inclinazioni. Sono semplicissime, magari appunto io non a me piace anche comunque questo contrasto rosa e cobalto, diciamo, lo chiamo cobalto, petrolio, color verde petrolio, un grigio blu. Se voi vi ricordate il nome di questa tinta, scrivetemelo nei commenti. Allora, riparto con il mio angolo, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qui, altre 3 maglie alte, ok? Lavoriamo solo il primo lato perché poi alla fine bisogna fare un po' di attenzione e niente altro. Allora vado qui, io qui ho soltanto un gruppetto da 3, vado a realizzare le prime 3 maglie alte di questo angolino qui, 2 e 3, non aggiungo nessuna catenella
e vado direttamente nell'altra catenella a crearmi altre 3 maglie alte. In questo modo cosa succede? Non avendo avuto lo spazio per la lavorazione, mi si crea tipo un angolo, ok? Una cosa molto importante da fare, 1, 2 e 3 e chiudo qui. Una cosa molto importante da fare è stare attenti ai giri successivi. Nei giri successivi cosa succede? Che non devo andare a lavorare nulla qui in mezzo. Questo qui viene lasciato libero. Ve lo faccio vedere qui sopra, così ragioniamo sul lavoro fatto. Vedete, poi alla fine ho utilizzato lo stesso colore. Allora, cosa è successo? Io qua ho la mia tripletta singola. Qui cosa ho fatto? Ho lavorato 3 di qua, 3 di qua, non ho aggiunto nulla. Nei giri successivi cosa succede? Che questo qui devo lasciarlo libero. Lo lascio libero, cioè nel senso non vado a lavorare qui in mezzo, ma Ehm, mi creo una riduzione. Cosa ho fatto? Ho lavorato un angolo, catenella, gruppetto di 3, catenella, salto questo gruppo centrale e vado a lavorare in questo angolo, catenella e vado in quest'altro angolo. E questo è il primo giro. Adesso cosa succede? Con l'aumentare della lavorazione non mi sarà necessario inserire diminuzioni di continuo. Infatti qui ho, diciamo, ho messo in evidenza la diminuzione saltanto. In questo giro ho inserito l'aumento classico, perché qui è la riduzione e qui è l'aumento classico di qualsiasi lavorazione granny. Quindi da 2 gruppetti diventano 3. Qui allo stesso modo cosa succede? Ho lasciato il mio aumento, quindi da 3 sono diventati 1, 2, 3, 4 e quindi questo grigio è completo. Allo stesso modo in questo bordeaux finale 1, 2, 3, 4, 5. In questo finale logicamente ho messo l'aumento. Adesso cosa succede? Se io volessi continuare e volessi dare più forma alle punte della mia stella, in questo caso andrei a lavorare una e una di qua, 2, 2 di qua e in questo qui andrei a posizionare la mia nuova diminuzione. Qui ci sarebbe la nuova diminuzione in modo che le punte restino belle. Quindi diciamo che qui ho fatto la diminuzione, sono andata a lavorarmi 1, 2, 3, 4 giri normali. Al quinto giro vado a introdurre una nuova diminuzione e così via. Se io mi accorgessi che appunto a un certo punto dopo 4-5 giri avrei bisogno della diminuzione, io la inserisco. Questo è il punto d'avvio, cioè è facile, alla fine bisogna semplicemente fare un po' l'occhio e capire il momento giusto in cui inserire le diminuzioni. Quando vanno inserite? Vanno inserite quando sotto ho un numero dispari di maglie, ok? Perché mi viene più comodo suddividere appunto il lato e quindi qui mi verrà molto semplice mettere che cosa? La diminuzione, perché una volta messa qua la diminuzione io ho 1 e 2 spazi per i gruppetti da 3, quindi sopra diciamo o meglio nei giri con un numero pari di archetti posso inserire scusate, di triplette posso inserire le diminuzioni. Quindi ricordiamoci che quando io mi trovo sotto numero dispari di gruppetti di maglie alte, quella centrale mi potrà essere utile per inserire la diminuzione che mi fa crescere armoniosamente la stella.
Allora, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto per un nuovo tutorial. Buona giornata a tutti e alla prossima.